Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Continueremo oggi con il nostro presepe. Dai precedenti video, come avete visto, abbiamo fatto sia Maria che Giuseppe. Ovviamente cosa manca? Il bambino Gesù. Oggi insieme a voi faremo il bambino Gesù. Vi mostrerò cosa ci occorre per poter fare il bambino Gesù. Per poter fare il bambino Gesù, quello che ci occorre, abbiamo bisogno della lana bianca e della lana beige per fare ovviamente la testa e il corpicino del nostro bambino Gesù. Mi munirò di una coda lana, delle forbici, un uncinetto e il mio marcapunti. Quindi in questo video faremo insieme il bambino Gesù, poi col solo il colore bianco successivamente faremo anche la copertina del nostro bambino Gesù e con il beige più scuro faremo anche la culla del nostro bambino Gesù. Qui iniziamo dal bambino Gesù, quindi ci serviranno questi due colori e io inizierò col beciolino perché partirò dalla testa del nostro bambino Gesù. Faremo come sempre un anello magico e all'interno dell'anello magico faremo 6 maglie basse. Scusate se andrò un po' piano oggi, ma ho delle piccole spaccature sulle mie mani, quindi mi è difficile mantenere la lana per bene. All'interno faremo 6 maglie basse, 2, 3, chiudiamo il nostro anello magico nella prima maglia bassa fatta e aggiungerò il mio marcapunti nell'ultima maglia bassa fatta. Secondo giro ragazzi, faremo un giro di aumenti, quindi faremo un aumento per ogni maglia sottostante, quindi a fine giro avremo 12 maglie basse. Dopo aver fatto le nostre 12 maglie basse, adesso faremo 5 giri su 12 maglie basse, quindi dal terzo giro al settimo giro faremo 12 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati al settimo giro. Dopo aver fatto ragazzi i 5 giri su 12 maglie, adesso facciamo 6 diminuzioni, perché adesso andremo a fare la parte del collo e poi successivamente del corpicino, quindi dobbiamo stringere un po' per poter fare il collo, poi dopo di nuovo faremo degli aumenti per poter fare il corpo. Quindi adesso faremo 6 diminuzioni, così andremo ad avere di nuovo 6 maglie basse. Quindi inizierò con la prima diminuzione e ci vediamo al nostro marcapunti con 6 diminuzioni, con 6 maglie basse. Quindi dopo aver fatto le nostre 6 diminuzioni io inizierò ad imbottire leggermente il nostro lavoro con dell'8. Dopo aver imbottito io rifarò i 6 aumenti. Dopo aver fatto le 6 diminuzioni rifarò i 6 aumenti sotto ogni maglia, un aumento, e avremo a fine giro 12 maglie basse. Dopo aver fatto i 6 aumenti continueremo un altro giro con gli aumenti e avremo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, così da avere, arrivati al nostro marcapunti, 18 maglie basse. Quindi arrivati al nostro marcapunti ci ritroveremo con 18 maglie basse. Una volta fatte 18 maglie basse, adesso faremo 4 giri su 18 maglie basse. Quando arriveremo al quarto giro, fermiamoci alla penultima maglia, perché poi dopo cambieremo nell'ultima maglia dal colore beige al colore bianco. Quindi arriviamo al quarto giro dove poi cambieremo il nostro colore. Eccoci qua, arrivati alla penultima. Nell'ultima del quarto giro io cambierò dal colore beige al colore bianco, quindi aggiungerò il colore bianco,
Adesso continuerò facendo 18 maglie basse per altri 3 giri col colore bianco, quindi ci vediamo alla fine del terzo giro che faremo con il colore bianco. Una volta fatti i nostri 3 giri su 18 maglie basse, adesso faremo un giro di diminuzione, quindi torneremo a fare 12 maglie basse, quindi faremo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro fino ad avere al nostro marcapunti 12 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse, adesso ragazzi io cosa farò? Piegherò in due e andrò a cercare giusto l'altra metà, così che io chiuderò entrambi i lati con una maglia bassissima. Faccio una catenella aggiuntiva e chiudo il lavoro. Perché ho fatto così? Perché così adesso avrò 2 cerchi dove avrò 6 maglie basse e 6 maglie basse e mi serviranno per fare delle gambine del nostro bambino Gesù. Cosa farò? Inserirò il colore beggiolino e farò 4 giri su 6 maglie basse entrambi i lati, così da avere le gambine del nostro bambino Gesù. Io unirò la lana qui e farò 6 maglie basse. 1, 2, la terza sarà ovviamente centrale, dove abbiamo fatto la nostra maglia bassissima per unire i lati. 3, andiamo al lato opposto, faremo la quarta, 4, 5 e 6. Faremo queste 6 maglie basse per almeno 4 giri, quindi ci vediamo alla fine del quarto giro. Una volta fatti i nostri 4 giri farò una catenella aggiuntiva, taglio il filo, poi imbottirò la nostra gambettina con gli ellovatta con una coda lana, chiuderò per bene il nostro forellino passando sotto ad ogni maglia sottostante. Stesso procedimento da questo lato qua. Adesso vi mostro le braccia, ve ne mostro una sola, l'altra sarà uguale alla prima. Riguarda ragazzi il braccio del nostro bambino Gesù, ragazzi io semplicemente farò un anello magico con 6 maglie basse e farò 4 giri su 6 maglie basse. Un anello magico, 6 maglie basse, una volta fatte le nostre 6 maglie basse chiudiamo l'anello magico e farò 4 giri su 6 maglie basse. Ci vediamo alla fine dei nostri 4 giri. Una volta fatti i nostri 4 giri farò una maglia bassissima nella maglia successiva, una maglia bassissima nella prossima maglia e chiudiamo il lavoro. Prima di chiudere il forellino dobbiamo imbottire il nostro braccio con una coda lana, chiuderò il mio forellino e il nostro braccio è finito. Adesso unirò tutti i pezzi al mio corpo con
la colla a caldo. Nell'attesa che la colla a caldo sia pronta per poter aggiungere le braccia al mio Bambino Gesù, io farò i dettagli della bocca e degli occhi. Con un filo nero farò i dettagli della bocca e anche degli occhi. Ed eccoci qua, una volta fatti gli occhietti e la bocca, faremo le braccia. Il nostro Bambino Gesù è pronto. Ragazzi, una volta incollati anche le nostre braccia al corpicino del nostro Bambino Gesù, il nostro Bambino Gesù è pronto. Adesso proseguiamo questo video con la copertina e la culla. Ragazzi, dopo aver fatto il nostro Bambino Gesù, adesso col bianco faremo la coperta che avvolgerà il nostro Bambino Gesù. La coperta è veramente semplice da fare. Io ho fatto con il bianco, ovviamente, ho fatto una catenella di 25, quindi facciamo una catenella di 25, 4 e 25. Una volta fatta una catenella di 25, adesso cosa farò? Farò tutte mezze maglie alte. Dalla seconda farò mezze maglie alte fino ad avere 24 mezze maglie alte alla fine della catenella. Una volta arrivate a nostre 24 mezze maglie alte, adesso ragazzi come procederò? Praticamente farò una catena aggiuntiva, giro il lavoro, la prima e l'ultima maglia prenderò tutta la solina intera, come facciamo sempre, e farò una mezza maglia alta. Per le maglie centrali io lavorerò in costa, quindi prenderò solo la solina interna. Quindi lavorerò in costa per tutto il giro fino ad arrivare alla penultima maglia. Una volta arrivati all'ultima maglia invece lavorerò prendendo tutta la solina. Arrivati all'ultima maglia io prenderò la solina interna. Quindi ragazzi, come procedere con la coperta? Fare semplicemente una catenella aggiuntiva, girare il lavoro, lavorare la prima e l'ultima maglia prendendo la solina interna, quindi da dare una linearità ai bordi, mentre le maglie centrali lavorarle in costa. Io farò 16-17 giri, quindi ci vediamo alla fine quando avrò finito la nostra copertina. Ed eccoci qua, la nostra copertina è finita. Ho nascosto tutti i fili attraverso il lavoro e questo è l'effetto finale. Per fare la culla io userò la lanettina di un beciolino più scuro. Ciò che ci occorre per la culla, ovviamente userò sempre l'uncinetto della stessa dimensione che ho usato tutti anche i personaggi come Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, e ci occorre un marcapunti, quindi lana, uncinetto e marcapunti. Allora iniziamo la culla facendo il nostro nodino iniziale e farò 13 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Una volta fatte 13 catenelle farò 11 maglie basse dalla seconda, partendo dall'uncinetto farò 11 maglie basse. Quando arriviamo all'ultima faremo degli aumenti, vedremo insieme una volta arrivati alla penultima maglia. Ed eccoci qui, una volta fatte 11 maglie basse abbiamo l'ultima maglia e lì faremo un aumento di 4 maglie basse, quindi faremo 4 maglie basse nello stesso punto, 3 e 4. Così adesso lavoreremo dall'altra parte e faremo 10 maglie basse. Una volta fatte 10 maglie basse, nell'ultima faremo un aumento di 3 maglie basse, quindi faremo 3 maglie basse nell'ultima maglia, una maglia bassissima nella prima maglia fatta e il nostro primo giro è terminato. Nel secondo giro avremo 12 maglie basse,
quindi procedo facendo 12 maglie basse, 1, 2 e 12. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse faremo 2 aumenti consecutivi nelle prossime maglie basse, quindi 2 aumenti consecutivi, 1 e 2. Dall'altro lato farò 12 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati alle 12 maglie basse. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse faremo nelle ultime due aumenti. Alla fine di questo giro, ragazzi, dovremmo avere 32 maglie basse. Adesso iniziamo insieme il terzo giro. Avremo sempre 12 maglie basse, quindi ci vediamo una volta fatte le nostre 12 maglie basse e 12. Poi faremo 4 aumenti consecutivi, 1 e 4. Poi farò di nuovo 12 maglie basse, ci vediamo alla fine della 12ª maglia bassa, e una volta fatte le nostre 12 maglie basse faremo nelle ultime 4 faremo un aumento in ognuna di esse. Una volta fatti gli aumenti procediamo con il quarto giro. Avremo sempre 12 maglie basse, poi avremo un aumento dopo le 12 maglie basse, quindi procediamo con le 12 maglie basse. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse avremo un aumento, poi nel semicerchio qui faremo 6 maglie basse, 1, 2, 3, nuovo un aumento, poi faremo 12 maglie basse, 1, 2, 3. Dopo le 12 maglie basse rifaremo di nuovo un aumento e 6 maglie basse, un aumento e 6 maglie basse, 1, faremo un aumento. Procediamo con il quinto giro. Partiremo sempre facendo 12 maglie basse, quindi facciamo le 12 maglie basse e ci vediamo una volta arrivata alla 12ª maglia bassa. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse faremo un aumento, poi faremo 8 maglie basse ed un aumento, quindi 8 maglie basse, 1, 7, 8, poi un aumento e proseguiremo con 12 maglie basse, quindi ci rivediamo quando abbiamo finito la nostra 12ª maglia bassa. Una volta fatte le nostre 12 maglie basse faremo un aumento, poi procediamo alla fine del giro con 8 maglie basse ed un aumento. Ci vediamo alla fine di questo giro. Continueremo con il nostro sesto giro, partiremo sempre con 12 maglie basse, faremo 12 maglie basse e un aumento, quindi ci vediamo dopo aver fatto le nostre 12 maglie basse ed un aumento. Dopo l'aumento, ragazzi, procederemo facendo 10 maglie basse, 3. Una volta fatte le nostre 10 maglie basse faremo un aumento nella successiva, poi faremo 12 maglie basse ed un aumento, quindi ci vediamo alla fine del nostro aumento. Dopo l'aumento avremo 10 maglie basse ed un aumento, quindi ci vediamo alla fine del nostro giro. Ragazzi, procediamo con il settimo giro, questo sarà l'ultimo giro di aumenti e inizieremo sempre facendo 12 maglie basse ed un aumento, quindi ci vediamo alla fine dell'aumento. Dopo l'aumento, ragazzi, faremo 12 maglie basse ed un aumento, quindi 12 maglie basse, 3. Dopo aver fatto le 12 maglie basse e un aumento proseguiamo facendo 12 maglie basse un aumento e dopo l'aumento faremo altre 12 maglie ed un aumento. Ci vediamo alla fine del giro, arrivati al nostro marcapunti. Ragazzi, adesso non farò più giri di aumenti. Cosa farò? Il primo giro
quindi l'ottavo giro, farò un giro su 56 maglie basse, prendendo però solo la solina interna, quindi lavorerò in costa. Quindi farò un giro su 56 maglie basse prendendo solo la solina interna. Quindi ci vediamo a fine lavoro, una volta che abbiamo raggiunto il nostro marcapunti ed avremo 56 maglie basse. Ragazzi, faremo altri 4 giri, scusatemi, su tutto il cerchio, quindi faremo altri 4 giri su 56 maglie basse. Ci vediamo alla fine dei 4 giri. Eccoci qua ragazzi, una volta fatti i nostri 4 giri, io nella prossima maglia bassa farò una maglia bassissima, una catenella aggiuntiva e chiuderò il lavoro. Ed eccoci qua ragazzi, il tutorial con la nostra culla e la nostra copertina per il bambino Gesù è terminato. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate se volete altri video simili o se qualcosa non vi è chiaro. Vi lascio tutto scritto in descrizione. Un saluto, al prossimo video ragazzi, e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Un bacio, ciao!